Mine Blanco, un briciolo di allegria. Di allegria? Non lo so. In realtà non c'è molto da dire, secondo me, sulla canzone. Nel senso che è una canzone molto tipica, proprio tipicissima della canzone tradizionale italiana. Canzone che praticamente Mina avrà cantato penso 1 miliardo di volte in vita sua in copia e incolla. Anche l'introduzione scherzosa naturalmente va presa per quello che è, cioè uno scherzo. Anche perché so benissimo che quella canzone ufficialmente è scritta da Blanco e, e quindi è chiaro che non potesse essere uno scarto che Mina ha trovato nel cassetto, anche perché non credo che Mina abbia bisogno di frugare tra gli scarti di qualcuno o i suoi, insomma. Il punto è che è una canzone talmente classica che è proprio banale. Quelle canzoni banali che normalmente è Mina a rendere speciali. In questo caso non funziona tanto perché insieme a lei c'è Blanco. E quindi il trucco non riesce. Non riesce principalmente perché Blanco non è un cantante. E tra l'altro non si capisce per quale motivo Mina fa la sua canzone dall'inizio alla fine. Blanco in certi pezzi sembra Mahmood nei peggiori momenti, mi riferisco alla parte iniziale del brano, e poi a un certo punto sembra una specie di imitazione di Madame, inizia a raddoppiare lettere a caso, oltre ovviamente a biascicare, allungare. Il testo è un testo che si può leggere, un testo banale, vediamo che non crea delle figure forti mai, gira sempre intorno a cose molto molto superficiali. Potremmo anche vedere in qualche video che cosa intendo per superficiali e fare la differenza, se questa cosa possa essere interessante, magari portando altri esempi, si potrebbe richiedere ed eventualmente valuteremo di farlo. Più che sulla canzone, che è senza infamia e senza gloria, secondo me, assolutamente trascurabile, vorrei invece parlare un po' dell'accoglienza di questa canzone, di che cosa sto leggendo in giro, perché questo è molto importante. Prima però una nota di tipo tecnico. Al di là che piaccia o non piaccia, la canzone suona male, cioè suona male come mix e mastering, mi riferisco. Se non sapete che cosa sono, vorrete chiarire la cosa, magari ne possiamo parlare qualche altra volta in qualche altro video, chiedetelo nei commenti. In sostanza mi riferisco a come viene riprodotto. Come viene riprodotto? Cosa arriva all'orecchio? Beh, arriva un pastone ipercompresso, dove i livelli appunto sono schiacciati, i synth onnipresenti non danno quell'aspetto che dovrebbero dare, non portano tensioni, non portano oniricità, non lavorano come dovrebbero a mio avviso. Altro dettaglio da non sottovalutare, amalgamare la voce di Mina e amalgamare la voce di Blanco con qualsiasi tipo di filtro, equalizzatore e add-on siano state utilizzate per camuffarla e trasformarla come sempre, probabilmente non è stata impresa facile. Per consentire a Blanco una presenza nel mix, probabilmente è stato necessario lavorare sulle frequenze di Mina, sui volumi di Mina, che infatti rimane molto schiacciata, soffre molto secondo me di questa cosa, e in più sotto la musica continua asfissiante e i synth veramente non danno respiro alla canzone, soprattutto quando cantano insieme. L'effetto a me risulta particolarmente sgradevole. Faccio una premessa. Ho fatto sempre le varie prove, ho ascoltato con il solo PC, ho ascoltato con il solo cellulare, ho utilizzato delle cuffie prima degli auricolari, poi delle cuffie un po' più serie, ho utilizzato la scheda audio, eccetera. E mi sono anche premurato
che la canzone la stessi ascoltando nella massima risoluzione possibile su Amazon Music. Il risultato è che più alta era la fedeltà di riproduzione, più alta era la catena audio che utilizzavo e più questo effetto risultava, questo schiacciamento, questa compressione risultava evidente. E infatti, quando le orecchie iniziano a tornare a respirare un pochino in santa pace verso la fine del brano, quando smettono gli archi, si dilata un pochino la parte musicale e alla fine Mina finisce per pronunciare le ultime frasi a cappella e lì finalmente il brano respira. Ma passiamo ora all'accoglienza, perché c'è qualcosa da dire. Alberto Graziola su Sounds Blog, sentiamo cosa dice. Leggiamolo insieme. A iniziare il brano è la voce di Blanco, raggiunta da quella di Mina, con il quale inizia la sovrapposizione di voci che diventa protagonista dell'intero pezzo. Si parla di un amore che sa essere fonte di vita e anche dolore e tormento. Se non è sincero, se l'amore è vero, muori dentro. Un sentimento puro, no, non ha futuro se ti perdo. Il rischio di perdere l'altra persona mette in gioco un sentimento che potrebbe spirare dopo poco. Che è un po' come a dire che il fatto che qualcuno possa rubarmi il pallone metterà a rischio il fatto che io possa possederne uno. Più o meno così. All Music Italia, redazione. Un dialogo profondo, sentito, vissuto, oltre i gap generazionali, una traccia destinata a restare nel tempo. Vedremo. Nella voce di Mina si legge tutta la sua storia, la grana vocale di Blanco è ora eterea, quasi angelicata, ora scura e solenne. Bene. Il tetto blu del mondo, rischiarato dalla luna, è vigile osservatore di questo incontro e fruttuoso scambio, dove prendere coscienza di ciò che si è stati è il primo passo per tornare a bramare quel briciolo di allegria, di sentimento puro e catartico. È la granitica certezza che non invecchia mai ciò che vive dentro di noi. Quando l'articolo è più bello della canzone stessa. E qua arriva uno dei miei preferiti. Già, Cabona, Rock Hall. Sì, è quel Cabona lì, quello di Madame. Quando Blanco salta sul cornicione di Piazzale Michelangelo a Firenze per cantare la struggente Lacrime di piombo. Premesso, l'articolo riguarda Blanco ma non questa canzone. Però è interessante per capire il tipo di narrativa che viene costruita. Quando Blanco salta sul cornicione di Piazzale Michelangelo a Firenze per cantare la struggente Lacrime di piombo, con lo sguardo verso il vuoto e il corpo che sembra appeso magicamente al cielo, c'è un sussulto generale. Anche la polizia, presente per controllare la ressa dei fan, sgrana gli occhi. Michelangelo, rimasto a terra, forse è davvero lui che anche questa volta gli ha messo le ali. Non si scompone e continua a suonare il piano, accompagnandolo nella performance. In quell'equilibrio fra romanticismo, fisicità e pericolo c'è l'essenza di un ventenne con i numeri di un gigante. Ma voi ve lo immaginate il poliziotto là sotto che sta facendo il suo servizio di ordine pubblico, tutti i cazzi che c'ha per la testa, magari anche grandetto, non sa neanche chi è Blanco, che sgrana gli occhi di fronte a questa ascensione di Blanco. Cabona, cabona. Decisamente di altro tenore, invece, l'articolo che propone Alberto Piccinini. Da Ok Boomer siamo passati direttamente al vampirismo. Chi è più creepy? L'autotune di Blanco o l'intelligenza artificiale che contiene in eterno il suono della voce di Mina? Cronenberg, spostati, che arriviamo. E che storia racconta veramente Un briciolo di allegria? Non invecchi mai, chi vive dentro di noi. Un gotico necrofilo giapponese da 4 soldi, in cui lei è morta e lui ne custodisce le spoglie nel frigorifero della sua testa? Da una storia vissuta, poco dopo eravamo stesi sopra una pietra. Non convincono neanche Michele Monina, che scrive: un'operazione riuscita a metà. Per uscire dal cono d'ombra in cui si è gettato dopo lo sfogo punk a Sanremo, sfogo punk, e in cui lo ha relegato Lazza,
Blanco torna con Innamorato, duettando con la Tigre di Cremona. Un'operazione volta a conquistare i genitori e i nonni dei suoi fan, più che i suoi fan stessi, ma Un briciolo di allegria, canzone datata e banalotta, stona con il resto del disco. Il resto del disco io non l'ho ancora ascoltato, quindi non posso sapere se il riferimento è corretto o no secondo la mia opinione, perché non ne ho una. Però concordo per quanto riguarda il resto. Sempre Monina. Blanco ha bisogno di Mina, Mina molto meno di Blanco. Così il cantautore bresciano cerca di rendersi credibile a un pubblico adulto. E in questo articolo lui continua dicendo che probabilmente questa era un'operazione con lo scopo di riabilitare un po' la sua immagine, di riportare con quella aurea del bravo ragazzo. E invece, dando un'occhiata ai commenti sotto i video che sono stati immediatamente pubblicati su YouTube, poi capirò com'è possibile che questi mettono tutta questa roba su YouTube e non succede niente. E se io metto 5 secondi di un brano mi arrivano 50 avvisi e minacce di chiudere il canale e sanzioni varie. Comunque questi video ci sono e i commenti là sotto sono veramente di gente estasiata, gente che non ha mai sentito niente di così bello nell'ultimo secolo e robe di questo tipo. Io francamente la trovo un'operazioncina proprio banalotta, sciocca, che tutto sommato è abbastanza innocua, quindi non mi infastidisce più di tanto, però non ha nessun valore. E non mi piacciono neanche gli articoli su Mina, in grado di rinascere, di ripresentarsi, di fare qualcosa di nuovo. Mina non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno e continuasse a cantare anche cose che sono esistite 70 anni fa, comunque sarebbe Mina, con tutto quello che vale Mina, e di certo non viene riabilitata la musica moderna contemporanea o rimarrà nella storia della musica per il duetto con Blanco. Inoltre vorrei dire una cosa, questa è una canzone fondamentalmente, cioè è una canzone di Mina, cantata da Mina come le ha sempre cantate Mina. Quindi io l'evoluzione non la vedo, che non sto dicendo che sia necessaria un'evoluzione, anzi, ben venga che Mina è Mina. Però voglio dire, diciamo semplicemente che è brava e basta, no? Cioè perché dobbiamo dire che si è evoluta? Cosa si è evoluta? Lei canta la sua traccia, la manda per email e arrivederci, buonanotte. Poi lui sopra canta, fa, dice, gli altri mettono i synth. Cioè vogliamo dire che perché a fianco a sé c'è uno che canta male con l'autotune, allora si è evoluta? Forse non è un'evoluzione questa, forse è un'involuzione se volessimo proprio dirla tutta. Ad ogni modo non credo che ci sia tanto da dire in più su questo album, credo che invece siano interessanti gli spunti sull'onestà intellettuale di certa critica, perché ce ne sono alcuni veramente a cui piace tutto, tutto, non c'è niente che non gli piaccia. E gli dedicheremo probabilmente un video. Con grosso disappunto e rammarico nei confronti della critica musicale moderna, se si può definire tale, io vi saluto e vi ringrazio. Se parlare di musica vi interessa e vi fa piacere confrontarvi, io vi invito a dimostrare il gradimento presso il canale mettendo magari un mi piace, a seguire l'evoluzione della pagina e, perché no, anche a commentare, soprattutto se non siete d'accordo con quello che ho detto io. Vi ringrazio.